Ciao a tutti, eccomi qua, sono io, Davide, Matteo e Filippo di Audio Costruzioni. Matteo oggi è il cameraman. Un saluto a tutti, vi ringrazio perché continuate a seguirci, siete veramente tantissimi, stiamo avendo un successo incredibile anche sul web naturalmente, sulle visualizzazioni YouTube, quindi continuate a seguirci e che a noi ci fa molto piacere. Oggi presentiamo un pezzo da 90, come dico io di solito, dico sempre le stesse cose, ma quando ci si mette davanti qua alla telecamera non è proprio facile trovare cose nuove da dire. Parliamo di Macintosh, eccolo qua, l'MA9000. L'integratone è il più grosso che fa la Macintosh, ahimè anche come prezzo, perché parliamo di 17.500 euro, costo di listino ad oggi 2020. È un bestione, ve lo dico, È un bestione da 45 kg, ha veramente tutto, ma prima vi voglio spiegare un po' alcune cose. Allora, Macintosh ha cominciato a fare tutta una serie di grossi integrati, partendo dalla MA7000, che aveva una forma sinceramente molto simile a questa, cioè le fanno sempre molto simili. Montava un finale da 250 watt e un un preamplificatore con l'equalizzatore. Poi dopo sono andati avanti, dopo il 7000 c'è stato l'8000 che hanno esagerato, hanno messo il finale, hanno praticamente preso il finale, il 302 e preamplificatore il C50, quindi la potenza è passata da 250 a 300 watt ed era già una macchina con l'entrata digitale, l'entrata USB, sempre l'equalizzatore, che ha preso tantissimi premi. Le riviste alcune riviste l'hanno anche considerato come il migliore integrato del mondo. A Macintosh è piaciuta e, come fa sempre, cerca di andare sempre più avanti. Ed è passato al 9000, no? Il 9000 non hanno fatto altro che prendere sempre il preamplificatore della stessa serie, cioè il C53, che vedete che è questo qua, spero non vi faccia specchio, e hanno preso il 312 come finale. Questi hanno un costo di listino di 11.000 e 11.300, no? E li hanno messi insieme, risparmiando naturalmente sull'alimentazione, perché nell'integrato abbiamo una alimentazione unica. È chiaro che i pre-finali suonano leggermente meglio, come ho sempre detto 1000 volte, per il discorso alimentazione, cioè sono più curati, sono separati, sono più curati, quindi veramente è un filino meglio, ma questo è una bomba. Rispetto all'8000, che era già, come dicevo prima, una macchina stratosferica, hanno migliorato, a parte le solite raffinatezze che fanno, e cercano di fare sempre un suono più moderno, quindi meno pomposo, più veloce, ok, nonostante che abbia i trasformatori d'uscita e quindi ha il suono è classico Macintosh, avvolgente e quant'altro. Hanno migliorato tantissimo la sezione digitale. Si possono leggere i file ad altissima risoluzione, addirittura si arriva, se usiamo l'USB, a 348 kHz, no? E si può leggere i file DSD di ultimissima generazione. Insomma, stanno veramente molto aggiornati. Andiamo a vedere la macchina comunque. Partiamo da sinistra verso destra, anzi partiamo dai V-meter, ok? Sono i V-meter di ultima generazione, sono bellissimi, hanno un sistema particolare brevettato da Macintosh, di questo LED dietro che li rende incredibili e peraltro funzionano anche molto bene. Ha tantissimi ingressi, tra l'altro ha 2 ingressi fono MM e MC, no? Che si possono regolare ulteriormente dentro, andando a settare tutto quello che sono le cose fini, gli ohm e quant'altro. Un bellissimo equalizzatore a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bande, che ai puristi non piace, ma a me piace molto perché andiamo a mettere a posto le carenze della stanza. Se abbiamo una carenza di bassi, una carenza di medi, insomma andiamo veramente a toccare quello che ci interessa. L'equalizzatore naturalmente fatto da Macintosh è ottimo. Il volume, ok, che anche sotto ci dice nel display quanto stiamo andando. L'uscita per la cuffia di buonissima qualità. Le 2 uscite, 1 e 2, perché dietro, adesso quando lo andiamo a vedere, oltre ad avere il cavallotto che separa pre e finale, abbiamo anche un'altra uscita pre, no? Quindi possiamo anche mettere un finale esterno e con il nostro tastino possiamo andarlo a attivare oppure no.
Qua dentro, come vi facevo vedere prima, è un bel display dove ci dà tutte le nostre informazioni. Qua se vogliamo attivare l'equalizzatore, qua il mute e l'on off. Questo è un po' le cose. Tantissime informazioni, ma le ho messe sul sito, no? Guardate qua che parpadella di roba. Io non ve lo sto a leggere perché tanto ve le leggete voi sul sito. Io devo andare sul succo del discorso, sulle cose più comprensibili alle persone come me, rozze. Almeno questo è quello che dice mio figlio sempre. Andiamo a vedere il telecomando. Eccolo qua, è uguale per tutti i Macintosh. Ha finalmente messo dei telecomandi A gestibili perché sono molto comodi, l'impugnatura è molto comoda, B non si appiccicano più finalmente e sono molto molto carini. Come dicevo, trasformatore d'uscita, quindi un suono bello caldo, avvolgente assolutamente, 300 watt, anche se i Macintosh, avendo i trasformatori d'uscita, questa potenza viene un po' mitigata dagli stessi, però della corrente ce n'è molta. L'unica diffusore che io non consiglio con questo amplificatore sono i diffusori planari elettrostatici, perché veramente si va a spendere tanto per l'ampli. Abbiamo detto 17.500 euro di listino, ma naturalmente c'è una street price, ci sono ottimi sconti, anche noi li riusciamo a fare, quindi chiedete, che vedrete che di volta in volta c'è della bella scontistica. Naturalmente noi facciamo anche il ritiro dell'usato, a volte come in questo caso ci sono dei prodotti ex demo che ancora qualche eurino viene via, insomma voi chiedete e vedrete che nel possibile noi vi aiutiamo. Niente, dicevo che tranne i diffusori planari pilota veramente di tutto. L'ho sentito con delle BEV, la serie 800, le 802, una meraviglia, le fa andare che è una bomba. Addirittura io ho sentito l'8000, che questo è ancora meglio. Noi adesso un accoppiamento che è sempre stato magico, Macintosh con Tannoy, no? Questa serie qua della Cheviot, della Legacy, è veramente eccezionale, suona benissimo. Queste sono le più piccoline, ma le fa andare che è una meraviglia. Questo è il top per chi vuole un diffusore che ti insegna ad ascoltare, correttissimo. Per esempio monitor audio con la nuova serie Gold, queste sono le Gold 300, le fa andare che è una meraviglia e diventa già un suono che è un po' più americano, anche se queste sono inglesi. Oppure Quad Z3, adesso noi abbiamo 3 diffusori, casualmente sono tutti 3 inglesi, ma ragazzi li sanno fare i diffusori, queste qua col Twitter a nastro, anche queste come le monitor audio, che sono veramente un bijou, ecco. Suonano lineari, bellissime. E andiamo a sentire le Eaton con i nostri soliti, diciamo, brani test, e poi dopo ve lo faccio vedere anche dietro. Guardate, vi voglio far vedere una cosa, cioè ascoltare più che altro una cosa. Guardate con l'equalizzatore, per esempio, si vede che aumenti i bassi, medio bassi, vedete com'è? Adesso io esagero, però guardate che è una figata, credetemi, è una gran figata, lo fa solo Macintosh, ma è tanta roba. Ma adesso noi ce ne andiamo a vedere dietro. Guardate che razza di
connessioni a questo apparecchio dietro. Allora, partiamo per i connettori per i diffusori. Sono massicci, sono belli tosti, ok? Svitando noi possiamo andare a mettere sia il cavo spellato, la nostra forcella, oppure togliendo via il tappettino che c'era di fabbrica, anche la banana classica, quella da 4 mm, che è la standard. Qui sopra abbiamo la parte digitale, che è composta da un'entrata USB e da 2 entrate ottiche e 2 entrate coassiali, quindi ne abbiamo quanti ne vogliamo. Ecco, qui abbiamo tutti i comandi per gli altri prodotti Macintosh e non. Vedete, questo è un classico trigger, quindi va ad accendere altri prodotti anche non Macintosh. Tutte le altre cose invece, tipo data port, se abbiamo per esempio il lettore CD della Macintosh, mettiamo il suo cavettino, che non è altro un cavettino per cuffie da 3,5 mm, ok, mono, ma vanno bene anche gli stereo, non cambia niente. Quando noi col telecomando del Macintosh andiamo a smanettare, dell'integrato, riusciamo a fare andare anche il CD, tutti i suoi comandi. Poi dopo abbiamo gli ingressi bilanciati, le uscite bilanciate, e poi dopo parte in basso, verso a sinistra, tutto quello che è alimentazione col suo fusibilone. I fusibili Macintosh, come tutti o tantissimi apparecchi americani, sono un po' più lunghi del normale, ma si trovano senza problemi dove vendono materiale elettrico. Questo è quello che vi dicevo prima. Qua c'è l'amplificazione e un'uscita pre, che con il cavallotto fa l'uscita e l'entrata, e questa è la seconda uscita pre, quindi possiamo mettere un altro finale. Queste sono le entrate, sono tutte uguali, dall'1, ci vedo poco ma direi di capirci, dall'1 al 6. Qua abbiamo le masse e poi dopo le due entrate MC e MM. Qua sopra troviamo tutte le scritte Macintosh, dove ci dice tutta la storia del segnale, ma è una cosa che è quasi puramente estetica, però veramente bellissima. L'imballo è grosso così, ok, solo l'imballo che dei Macintosh non va mai buttato via, e sono gli apparecchi che tengono il prezzo maggiormente da usato, ok? Sono quelli che si vendono meglio da usato, quindi se uno va a fare una spesa, sono spese grosse, ricordatevi questa cosa qua. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Come sempre vi invito a seguirci, siete tantissimi e ci fa piacere. Diciamo, ci possiamo considerare sicuramente i numeri 1 del web per quanto riguarda l'hi-fi in Italia, e andiamo avanti. Un saluto da Davide, Matteo e Filippo di Audio Costruzioni. Ricordate www.audiocostruzioni.com.